Ciao, oggi è sabato e stiamo ritirando dei mobili che abbiamo comprato poc'anzi, ve li presento, siamo in una casa vicino al nostro negozio, via del Casaletto, una bella zona della Roma Ovest. Abbiamo comprato questo orologio che è un orologio in bronzo fatto in Francia nel periodo Napoleone III. Questa specchiera che è una specchiera che è una riproduzione recente. Questa coppia di poltrone, anche qui si tratta di mobili fatti negli anni 60-70. Poi c'è un bel vaso cinese fine dinastia Qing, quindi fine 800, ma soprattutto senz'altro primi 900, diciamo l'equivalente del nostro Liberty. C'è una girandole molto carina, sempre XX secolo. C'è questa coppia di dipinti. Gli chiedi, Marco, quanto vogliono di queste due applicche, che non me lo ricordo. Poi c'è questo vaso cinese, la vetrina francese, anche qui epoca Napoleone III, mogano, fregio in bronzo, stile Luigi XVI, periodo fine 800. Quanto voleva per quelle due specchierine? Sì? Faccio un'offerta io? In caso senza rifare un bonifico vi do i contanti però. 150 euro. L'una? No, sono una coppia. Vabbè, dai, io ci provo. Fammi vedere. Andiamo a metà, 200. 200 euro va bene. Inquadra le aree, ho comprato pure quelle. La coppia di appena comprate. Sì. Ari, questo mobile qui? No, ma intanto non la inquadriamo, quindi non si preoccupi, signora. Questo è un mobile inglese, satinwood, dipinto a metà, diciamo, tra Regina Vittoria e Edoardo VII, quindi fine 800, primi 900. Lo stile si chiama Sheraton, che è uno stile della fine del Settecento, che è stato largamente ripreso nella fine dell'Ottocento, prima da Regina Vittoria, ma soprattutto da suo figlio Edoardo VII. Il satinwood, che è un legno molto chiaro, simile al nostro cedro, si adatta molto bene a essere dipinto perché è un legno molto molto chiaro. Poi abbiamo preso questa coppia di candelieri. E poi mi sa nient'altro.
Se voi antiquari state pensando, lo so che state pensando, non si carica così un camion, lo so perfettamente, ma il nostro negozio sta a 5 km da qua, quindi il viaggio che dobbiamo fare è così breve che le mettiamo un po' alla rinfusa le cose. Eccoci qua, siamo tornati, è sabato sera, siamo stanchi e abbiamo caricato e scaricato tutto il giorno. Oggi è stata una giornata molto frenetica, come spesso è frenetico da noi il sabato. Come avete visto sono molto arrabbiato perché sono così stanco che non andrò a ballare il tango. Io tutti i sabati sera vado a ballare il tango, del quale sono appassionato da molti anni. E stasera non ci potrò andare perché ci vuole energia fisica e mentale e io per oggi l'ho esaurita. Ho 52 anni, quindi non sono un ragazzino e quindi niente tango per stasera. Però sono molto contento. Ho comprato delle cose molto belle, ve le faccio rivedere un attimino. Questa è una girandole, siamo in Francia, nei primi del Novecento. Poi ci sono queste specchierine d'argento molto carine. Ovviamente la lamina d'argento, il resto è legno, però sono molto carine e molto decorative. C'è questo vaso cinese che richiede di un restauro, però è strepitoso, a dir poco strepitoso, è veramente bello. C'è quest'altro vaso cinese, siamo sempre verso la fine della dinastia Qing, quindi fine 800, primi 900, particolarissimo perché ha una piccola vasca con degli oranda, che sono dei pesci selezionati artificialmente da più di 1000 anni in Cina, ed è molto particolare e molto inusuale trovarla su un vaso cinese. Quindi questo è molto bello. Poi vi faccio vedere brevemente le altre cose. Questa può sembrare una vetrina un po' banale, ma non lo è assolutamente. È una vetrina ovale così, dal punto di vista dell'ebanisteria, ma anche dell'arte vetraria, è veramente difficilissima da fare. Lo stile è Luigi XVI e siamo in Francia nella fine dell'Ottocento, tutta in mogano e bronzi, veramente un bel mobile di grandissima qualità. Guardate che belle le colonne scanalate che richiamano il gusto Luigi XVI, guardate che belle le roselline. Guardate che particolari che avevano i mobili antichi. Una chiave stupenda. E i vetri sono i suoi originali. Dopodiché ci sono questa coppia di dipinti. Siamo nei primi del Novecento. La cosa più bella dell'appartamento che abbiamo svuotato è senz'altro questo orologio. È firmato Clodion. Non è Clodion proprio il bronzista che muore, mi sembra, nel 1815, è fatto successivamente, quando facevano durante il Napoleone III questi revival di Clodion, ci applicavano anche la firma di Clodion, quindi non è lui, però è un bronzo di eccezionale qualità, veramente un bel bronzo. È un gran bell'orologio, sono veramente contento di averlo comprato. Non sono cose che ho pagato pochissimo, però le ho pagate il giusto e le venderò al prezzo giusto. Poi c'è quel mobile inglese che vi ho presentato già, estremamente fine, estremamente elegante. È particolare il confronto tra l'ebanisteria inglese e quella francese che abbiamo poc'anzi visto. Due paesi vicini, due mondi completamente diversi, come vedete dal punto di vista artistico. Guardate che grandissima qualità pittorica che hanno queste ninfe danzanti. Insieme a questi abbiamo preso tante altre cose di minor valore, però sempre degne di rispetto, quindi siamo contenti. La settimana lavorativa è finita, domani ci riposiamo e poi lunedì ripartiamo carichi e speriamo di vendere questi begli arredi. Per oggi quindi è tutto, come al solito vi ringrazio e vi ricordo, se mi volete seguire, di iscrivervi al canale e di mettere un like. Ciao, buon weekend a tutti!